Si parla sempre un po' troppo poco di Fortis, almeno in Italia, eppure si tratta di una maison che ha contribuito a realizzare grande storia nel mondo dell'orologeria, sia quella più risalente nel tempo, sia quella moderna, soprattutto quella sportiva dedicata all'aviazione e in particolare all'esplorazione spaziale. Ne parliamo in questo nuovo video, ma tra pochissimi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su Talk, dove parliamo di orologeria, di storia degli orologi, ma anche della storia che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E Fortis non è da meno. Non è da meno perché, pur nascendo nel 1912 a Grenchen in Svizzera, Fortis ha da subito riscosso grande successo e questo successo le ha consentito negli anni 60 di partecipare a dei progetti molto importanti, in particolare con la NASA e con l'Agenzia Spaziale Russa, di cui ancora oggi è fornitrice ufficiale. Era infatti il 1962 quando Fortis, assieme alla NASA, realizzò il primo orologio in collaborazione con l'agenzia spaziale e in particolare si trattava dello Spacematic, orologio che andò nello spazio grazie alle sue eccezionali doti di robustezza, precisione e anche efficienza termica. Erano gli anni dello Speedmaster, in particolare di Omega, come tutti saprete, quindi Fortis è sempre stata un po' all'ombra di quest'ultima per quanto riguarda le missioni spaziali, ma non è mai stata da meno in queste ultime e ne abbiamo parlato anche in alcuni video precedenti qui sul canale, con particolare riferimento ai Fortis Amadee. Probabilmente ricorderete che equipaggiano gli astronauti nelle esercitazioni che li porteranno in futuro su Marte e magari avranno proprio un Fortis al polso. È sempre stata un po' in ombra, dicevamo, ma non è mai stata da meno e la stessa Fortis ha addirittura anticipato i tempi, per esempio degli orologi in plastica. Era infatti il 1965 quando Fortis presentò il Flipper, che per l'epoca era una vera e propria rivoluzione, perché si trattava appunto di un orologio in plastica che nel 1965 era una novità assoluta. Prendete carta e penna perché si tratta del Fortis Flieger Triple GMT PC7 Team Edition, un orologio da 43 mm, sì, perché i pilot vanno letti e devono essere grandi per poterlo fare, completamente in titanio con una finitura in DLC. E la particolarità di questo orologio, proprio perché nasce per l'aviazione, nasce per essere un vero pilot puro di sostanza e si chiama Triple GMT, è perché consente di leggere contemporaneamente 3 orari diversi. E tutto questo è consentito dal calibro Verk 13 di manifattura Kenissi. Un orologio che nasce con un bellissimo cinturino in cordura resistente a qualsiasi condizione, ma in confezione c'è anche un bellissimo hook strap che ricorda tanto i sistemi di sicurezza degli aeroplani. Sì, perché questo orologio, per quanto sia un pilot di Fortis e che richiami naturalmente le avventure aeree, non è soltanto un orologio che si acquista per metterlo al polso e leggere l'ora, perché Fortis è realmente legata con il mondo dell'aeronautica e non a caso questo PC7 Team nasce per la Swiss Air Force. In particolare il PC7 Team è al polso dei piloti acrobatici della Swiss Air Force, non quindi al polso di un pilota di un jet multiruolo, ma proprio le sue forme richiamano questo dinamismo, questa eleganza, un po' come riporta anche Fratello Watches, di cui vi mostriamo le immagini, e che rendono effettivamente molto interessante questo orologio, un po' perché è un'edizione limitata di 100 pezzi, ma anche perché, come piace a noi appassionati, è legato da un punto di vista emozionale alle avventure di grandi uomini.
E se a questo ci aggiungiamo la grande storia di Fortis, la qualità di questo orologio, ma anche la qualità del calibro interno, che come dicevamo è un Kenissi con 70 ore di riserva di carica, un triplo GMT e anche certificazione COSC, beh, il suo prezzo di circa 5.000 euro mi pare del tutto giustificato. È vero, ci sarebbe potuto essere un bracciale e sappiamo che ci sarebbe piaciuto tantissimo, però si tratta anche di un orologio sportivo, un pilot, che il bracciale a volte può anche permettersi di non averlo. Soprattutto perché parliamo di un orologio in titanio, il cui colore in DLC lo rende sicuramente adatto anche a tanti altri cinturini. Insomma, questo Fortis, un orologio che ancora una volta, come succede spesso per questa azienda, si vuole far strada tra i grandi, nonostante sia già grande. Però appunto se ne parla troppo poco e troppo poco spesso si vede al polso degli appassionati. E questo è un peccato perché di sicuro i contenuti ci sono e i prezzi, soprattutto col mercato odierno, ritengo che siano più che giustificati. Non so se tra un Pilot di IWC e un Fortis sceglierei quest'ultimo, probabilmente no. Però è anche vero che fa bene parlarne e che alcune curiosità che altri magari dichiarano di avere o vorrebbero avere, Fortis effettivamente ce le ha. Come per esempio il riconoscimento che nel 2001 ebbe il CEO di Fortis da parte dell'agenzia spaziale russa Rosavia Cosmos, riconoscimento denominato Star of the Blue Planet per la sua partecipazione alla realizzazione di strumenti da polso per le missioni spaziali. Insomma, grande storia e grande sostanza di cui magari dovremmo parlare un po' di più e vorrei sapere naturalmente la vostra nei commenti, perché vorrei sapere se in collezione ce l'avete un Fortis o se ne comprereste uno. Io vi ringrazio come sempre per essere stati in questa puntata di Talk ed essere arrivati fin qui. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!